Voglio proprio vedere cosa ci diciamo adesso. Avanti, parla. Sandro, io non voglio che vieni con me, non voglio vederti, come te lo devo dire? Perché sei venuto? Non ho potuto farne a meno. Ma siccome dovremmo farne a meno, tant'è farlo subito questo sacrificio. Sacrificio? Io non ho nessuna voglia di sacrificarmi, è idiota sacrificarsi. Ma perché? Per chi? Se Anna fosse qui potrei anche capire i tuoi scrupoli, ma non c'è. Sandro. Scusami. Non volevo sembrarti cinico, ma non è meglio guardare le cose in faccia come sono? Per me sono esattamente come 3 giorni fa quando ci siamo visti. Appena 3 giorni fa. Ci pensi? E tu e Anna? Ma no, che non stanno così. Ma è possibile che basti tanto poco a cambiare, a dimenticare? Basta molto meno. Ma è triste da morire. Io non sono abituata, non sono preparata. Senti qua, mai stata così sconvolta in vita mia. Sandro, perché non mi aiuti? Io credo che l'unico modo di aiutarci sia di stare insieme. No, sono sicura di no. Mettiti lì. Mettiti lì, alla prossima stazione tu scendi. E tu? Io lasciami in pace! Scusi se mi intrometto. Siccome il treno va a Palermo, che va? A Palermo anche lei? No, E allora va a Tindari, no, a Sant'Agata Militello. nemmeno. E allora va a Cefalù, Come fa a saperlo? per via di una conoscente. Io, guarda che sto a servizio a Cefalù, ma sono forestiere. Io le dico che questa mia conoscente la conosce e mi ha parlato molto di lei. Ah, sì? E chi è? Fa un mestiere a Cefalù? Sì, fa la giardiniera. Impossibile allora che mi conosce. Nella villa dove abito io abbiamo un giardiniere. Si vede che il giardiniere e la giardiniera hanno parlato. E che cosa le hanno detto di me? E tante cose. Mi hanno detto che lei è una ragazza a posto, che si fa i fatti suoi per bene. Insomma, queste cose qui. Noi pure abbiamo una radio come questa. No, come questa no. Perché come questa no? Perché questa è in cinese. Certo che sono comode queste radio così piccole. Sono specialmente utili, non so, quando si va a passeggio. Per lei viene prima la musica o l'amore? Per me la musica, si capisce. Il fidanzato uno se la deve andare a cercare, invece la radio se la compra. Ah no, per me l'amore. Io sono uomo e so come vanno le cose. Prima l'amore e poi la musica. No, Claudia, senti. Sandro, per favore, te lo chiedo per favore. Prometti che non mi cercherai. Non devi cercarmi più. Perché, Claudia, perché? Senti, anche se mi mandi via io... No, Claudia, non aspettiamo più. Dopo sarà troppo tardi. Vieni via con me. Castroreale. Castroreale. Claudia.
là dentro, che ne c'è? Ho telefonato, signor commissario, perché vista la situazione, Ecco. va bene di avere qui la forza pubblica. Mi spacciano tutto. Scusi, lei Zuria? Fino a prova contraria. Dovrei chiedere qualcosa. Se aspetta, adesso da fare. Cercavo un'energia e mi sono accorta che dietro tanti uomini mi seguivano. Mai visto una cosa come questa? Tanti uomini. Che lo credo, vestita così? Ma sono andata così in tutto il mondo. Oh, non così. Si è sfuggita la mia donna. Per questo stavo cercando una merceria. Indietro! Quanti anni ha? 19. Sono sposata, mi chiamo Gloria Perkins e da un anno faccio la scrittrice. Scrivo in France e quasi sempre in contatto con persone morte. Tolstoi, per esempio, o Shakespeare. Ma mi interessa anche fare il cinema. E a Palermo l'accoglienza com'è stata? A Palermo ero col mio marito. Ora vado a Capri a scrivere un articolo per il turismo. A Palermo la stessa cosa, ricchezza. Signorina, se vuole andare in albergo, noi siamo qui per accompagnarla. Fuori! Via! Fuori! Fuori! È una vergogna. Che fai tu? Cammina! È una femmina. Ma che schifo è? Le piace? 50.000. No. Sì? E allora perché tutto questo traffico? È un sistema per farsi notare. Se uno abbocca è fatto. Se 50.000 non fossero il mio stipendio di un mese, è un dente che mi sarei fatto togliere, gliel'assicuro. Che cosa mi voleva dire? Senta, io ho letto quell'articolo riguardo la scomparsa di una ragazza. Io sono il fidanzato. Ah, mi vuol raccontare con tutti i particolari la storia di questa scomparsa? Guardi che se io avessi notizie non sarei qui. Ma vedo che anche lei è piuttosto accorto. No, al contrario, ho ricevuto parecchie svariate telefonate. Uno dice che l'ha vista sopra un'automobile di Roma, un altro che l'ha vista al porto che parlava con alcuni marinai stranieri. E se si fosse imbarcata clandestinamente? Ma è accaduto ancora? Oh, io che ne so. Un altro dice che l'ha vista in una farmacia a Troina. Anzi, il farmacista stesso dice che una ragazza così e così è andata nel suo negozio a comprare un calmante a Troina. È lontano da qui? Una 50 di chilometri. Se vuole le faccio sapere il nome del farmacista. Sì, perché no? Però dovrebbe pubblicarlo anche sul giornale. Domattina stessa. È un giornale di Palermo il suo. Voglio dire un giornale molto letto. Sì, ma ormai la cosa è rancida e non interessa. Non la stampano. No, lei dovrebbe proprio farmi questo piacere. Lei non si deve offendere. Perché io dovrei fare un piacere a lei? Chiamiamolo a fare allora. Per arrotondare lo stipendio. Ho cercato in tutte le isole. Chissà com'è stato faticoso. Inutile soprattutto. Io non ne posso più. Sì, certamente. D'accordo, a domani. Arrivederci. Buongiorno. Ma come fate a discutere con questo caldo? Quando si è oltrepassata la cinquantina, mia cara, si ha soltanto il senso del freddo. E questa che roba è? È Claudia, l'amica di Anna. Tu non conosci mio marito, vero? Ah, brava. Pensa, è appena tornata da... A proposito, gli avete telefonato? A Sandro?